Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, bilancia, tendenze energetiche predestinate per il mese di febbraio 2025. Ok. Abbiamo la carta del Papa, amici della bilancia. La carta del Papa di solito è una carta che parla di contratti, di regolarizzazioni, di ufficializzazioni. È una carta che parla anche di matrimoni piuttosto che di feste e celebrazioni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere. Ok, partiamo con gli amanti, ragazzi. Wow! Papa e amanti, promette bene. Andiamo a vedere come continuiamo. Abbiamo un 3 di denari, un 10 di pentacoli, abbiamo la carta dell'appeso, un fante di spade, un asso di spade, la regina di denari e un asso di coppe. Sono bellissime carte, ragazzi. Allora, adesso andiamo a vedere di spiegarle singolarmente, così capiamo un attimino come si sviluppa l'energia nel mese e potrebbero esserci come dei messaggi sciolti che non hanno un legame tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi l'amore, il lavoro, i progetti, i soldi, insomma un po' tutto. Partiamo da questa bellissima carta degli amanti che qua secondo me parla o di una relazione, di uno stato di amore generico per qualcuno o per la vita, magari per voi stessi, è come se foste in una vibrazione alta. Guardate cosa c'è sotto, me ne sono accorta adesso. È come se foste in un'alta vibrazione ed è una carta che parla anche di scelte. Andiamo a vederla. Abbiamo un 4 di coppe, un matto e un e un 2 di coppe. Allora, adesso poi single, non single, ne parlerò dopo, però sembra quasi che qui ci sia come o l'inizio di una relazione, o l'inizio di un fidanzamento, o l'inizio di qualche cosa di più serio che prima non avevate preso in considerazione. Semplicemente è come se qualcuno fosse in una situazione buona, bella, appagante, senza aver mai pensato che cosa poteva venire dopo. Ecco, febbraio è il mese dove inizierete a progettare quel dopo. Andiamo a vedere il 3 di denari. Regina di coppe. E 9 di pentacoli. Si potrebbe parlare anche di lavoro dipendente, il progetto. Sapete che all'inizio io lascio sempre un po' aperta la lettura perché dipende poi dalla situazione di ognuno. Andiamo a vedere il 10 di denari. Regina di denari che avete già qui. E 10 di bastoni.
Molto mi parla di quello che potrebbe essere un futuro solido, il costruire, iniziare, armonizzare, progettare un futuro solido. Andiamo a vedere l'appeso. Dieci di coppe e eremita. Guardate, la sensazione, diciamo, la lettura più forte, l'energia più forte che mi arriva è che, soprattutto se siete in coppia, ci sia come il passaggio a uno step successivo e molto qua mi parla di ufficializzare la relazione in funzione di creare una famiglia. Se fosse un contratto lavorativo, per esempio, potreste semplicemente iniziare una collaborazione con qualcuno, vedere che vi trovate bene, magari l'avete già iniziata e a febbraio decidere di ufficializzare con qualche contratto scritto questa collaborazione. È come se si sbloccasse qualcosa, c'è anche l'appeso al contrario. Andiamo al fante di spade. Giudizio e temperanza, due arcani maggiori. La temperanza di nuovo è una carta che mi parla di molta armonia, esattamente come gli amanti. E considerato che avete un fante di spade e la carta del giudizio, io ho l'idea che prenderete consapevolezza di qualche cosa. In effetti, adesso mi casca l'occhio sull'asso di spade, che è una verità che viene a galla. Può essere una vostra presa di consapevolezza, considerato che c'è giudizio, o qualche cosa che vi viene detto. Andiamo a vedere. Ok, wow. Un asso di spade per confermare l'asso di spade e un re di spade. Sì, è come una verità. Questa cosa qui è così. Sono due spade, la spada taglia. Taglia quello che non serve, tagliano i pensieri per rimettere ordine. Anche l'archetipo del re di spade è un organizzatore, un pianificatore, qualcuno che fa le liste, che programma, come se ci fosse un qualche cosa che vi dà la possibilità di ridefinire. Andiamo a vedere la regina di denari. Fante di coppe. E morte. Di nuovo una sensazione di ridefinizione. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Sei di spade. Otto di coppe. Questo asso di coppe mi fa proprio pensare a un nuovo inizio e mi viene anche da dire, lontano dagli stereotipi del passato. Ho proprio sentito la parola stereotipi, quindi lontano da quello che avete imparato nell'infanzia con questo 7 di, scusate, 6 di spade che parla di credenze limitanti, lontano da quello che è la realtà di adesso, proprio perché l'otto di coppe qui avete anche l'eremita, questa qua è l'arcano minore di questa, proprio perché è come se avessi bisogno di qualcosa di più alto, di più in linea con voi stessi. C'è come un movimento, l'inizio di un nuovo capitolo, ragazzi, qui, Allora, partiamo dal lavoro. Il lavoro devo dire che tutto sommato promette bene e se siete senza lavoro, cioè se siete disoccupati, credo che potreste ricevere una telefonata da parte di un'azienda a cui avevate mandato il curriculum secoli fa e che vi faccia un'offerta, vi faccia una proposta. Potreste dovervi spostare proprio a livello fisico, cioè percorrere diversi chilometri, o potreste dovervi semplicemente spostare dalla vostra zona di comfort nel modo di pensare. Vi faccio un esempio. Io ho sempre fatto, che ne so, la segretaria fisicamente e adesso questa azienda ha bisogno di una segretaria online. Quindi il settore è sempre quello, sono io che devo semplicemente ampliare le mie conoscenze e dirigerle sull'online. Questo era solo per farvi capire, però ci sono delle buone probabilità di nuovi inizi, di nuove conoscenze.
nuove forme di lavoro, mi dicono. Mm, I social, potrebbero essere importanti i social per voi in questo mese, la pubblicità, il marketing, cioè proprio come settori dove cercare lavoro o dove formarvi anche. Io il fante di spade effettivamente ce l'ho qui e ce l'ho capovolto. Sì, potrebbe essere molto utile per voi che siete disoccupati cercare di formarvi in qualche cosa di nuovo per aumentare le vostre doti, le vostre conoscenze, le vostre capacità, il vostro valore, diciamo. Per chi è occupato, allora, ho come l'idea che potrebbe esserci un trasferimento o se per caso c'è un tema che è rimasto in sospeso con la vostra azienda o con qualche collega da un po' di tempo, ho come l'idea che questo tema si risolva e c'è come un nuovo capitolo che si apre. Per chi è improprio, allora ragazzi, le cose sono tranquille nel mese di febbraio, però se proprio voi volete smuoverle, quello che consigliano le carte è di ricontattare tutti i vostri clienti e di fare una promozione per riprendere anche quelli che magari non comprano da mesi, anni. Per quello che riguarda la situazione dei soldi, allora c'è da mettere ordine in quelle che sono le spese, in quelle che sono necessarie piuttosto che superflue, piuttosto che rimandabili. Ma è giusto un tolgo di qui, metto di lì, questi li spendo dopo, questi ne ho bisogno subito. Mi viene da dire che c'è bisogno di organizzare il modo in cui spendete i soldi, soprattutto se si porta avanti questo progetto di cui ci parla il 3 di denari. Mm, Sento, perché avete due assi qua comunque, potrebbe esserci anche un nuovo inizio come nuova fonte di guadagno per qualcuno. Per quello che riguarda i progetti, allora i progetti possono essere sia lavorativi che personali. Ehm, diciamo che li sento più personali che lavorativi in questo senso, però comunque, qualsiasi essi siano, sento che troverete la volontà e la forza di andare avanti da soli nei vostri progetti. È come se ad un certo punto riusciste finalmente o a prendere consapevolezza di qualche cosa, insomma, o a iniziare qualche cosa, qui abbiamo anche un matto, ehm, vi prendete come la responsabilità di fare il viaggio per conto vostro. E credo che sia un bel viaggio che vi porti parecchie soddisfazioni. Passiamo alla zona degli affetti. Allora, partiamo da chi è single. Ragazzi, le carte sono stupende, ok? Per tutto quello che riguarda la zona degli affetti e delle relazioni, devo dire che si va molto bene. Se siete single, è facile, molto facile, che nel mese di febbraio conosciate o inizierete a frequentare una persona che fino a questo momento non avevate preso in considerazione. Credo che la cosa inizi un po' come un gioco, come se fosse, diciamo, alla leggera, ma che poi nel tempo possa veramente svilupparsi in qualche cosa di più. Questo è un messaggio che do a pochissimi, ovviamente, però per chi fosse cosciente di non poter concepire figli o di non voler concepire figli, è un tema che va perlomeno tirato fuori quasi subito. È come se fosse una cosa da dover mettere in chiaro questo mese, per chi fosse il caso, ovviamente. Comunque devo dire che nel mese di febbraio ci sono tantissime probabilità che effettivamente nasca una bella relazione di coppia.
perlomeno una bella conoscenza, adesso dipende da quanto correte voi e l'altra persona, però comunque promette bene. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione, devo dire ragazzi che, allora, qui c'è un tema coi soldi, mm? Nel senso che uno dei due potrebbe essere meno nelle capacità in questo momento di spendere quanto l'altro. Anche questo, se è un tema spinoso, è meglio che lo affrontiate subito con il partner. Quando voi vi sentite a disagio, spiegare il fatto che vi sentite a disagio e il perché. Ok? Perché credo che comunque la comunicazione rinforzi in questo caso la relazione. Potrebbero anche venir fuori dei progetti in comune, soprattutto se siete di quelle coppie che sono consolidate, che sono insieme da un po' e come vi dicevo all'inizio, sento aria di ufficializzazione in funzione di costruire qualche cosa di più. Per qualcuno può essere la famiglia, per qualcuno può essere l'andare a vivere insieme, il comprare casa insieme. Insomma, c'è come la voglia di aprire un nuovo capitolo all'interno della relazione. Vi vedo ben innamorati, sinceramente. Ehm, per quello che riguarda, diciamo, le persone che sono intorno a voi, ah no, scusate, le relazioni ni. Le relazioni più o meno ni, ecco, qui sento che farete come un cambio di paradigma, mi viene da dire, perché per qualcuno, anche se siete in una relazione più o meno ni, potrebbe essere che a febbraio decidano di presentarvi i loro amici piuttosto che ai loro familiari, come se ci fosse un qualche cosa in più che vi porta poi lontano dalle idee che vi eravate fatte di questa persona. C'è un nuovo capitolo che si apre, ragazzi. Tenete presente che l'asso di coppe parla proprio di innamoramento, ok? È un qualcosa di nuovo, è il cuore che si apre, è la coppa che trabocca di amore. Quindi anche lì, se le cose sono un po' così, secondo me migliorano di parecchio entro la fine di febbraio. Per quello che riguarda adesso sì, le persone che sono intorno a voi, quindi famiglia, amici, colleghi, vicini, devo dire che sento che vi supportano parecchio. Per qualcuno ci potrebbe essere magari proprio questo matrimonio, questa cerimonia, questa riunione familiare nel mese di febbraio, magari un compleanno, magari è un pensionamento di qualcuno vicino a voi e vi invitano ad una festa, insomma, c'è come allegria in questa zona, in questo settore di vita, ecco. Ehm, Parliamo del vostro stato psicoemotivo. Allora, io sento che tutto questo calore familiare di cui vi ho appena parlato vi aprirà il cuore, soprattutto se è il calore familiare di qualcun altro. Vi faccio un esempio: state frequentando da poco una persona e questa persona a un certo punto vi invita a un compleanno, quindi neanche ti presento mio papà e mia mamma, ma proprio ti presento la famiglia e quindi magari venite invitati ad un compleanno piuttosto che a una cerimonia importante della famiglia dell'altra persona. E questo come la sensazione che vi dia sicurezza, vi dia forza, vi dia la possibilità di far vedere chi siete e quello che valete, di farvi conoscere per quello che siete. È una bellissima lettura, ragazzi. È come se vi venisse data l'opportunità di brillare, mi viene da dire, perché sono tutte carte super belle, cioè ma non ce n'è una brutta, eh. Ragazzi, non ce n'è una brutta. Brutta, se poi si possono definire così, perché sapete che belle e brutte è sempre relativo, però comunque è una super lettura. Poi fatemi sapere nei commenti perché ci tengo a capire, insomma, come risuona la lettura. Sì, sento come se ci fosse questo cambio a 360 gradi. Beh, più che altro è un nuovo inizio, più che un cambio. Sì, avete la morte, c'è la trasformazione,
Ecco, una cosa che mi viene da dirvi è che a febbraio molti di voi investiranno più tempo all'interno della famiglia, all'interno dei legami familiari, all'interno del costruire delle relazioni in modo sano e in modo solido, sia che siano relazioni affettive, sia che siano relazioni lavorative. C'è come una maggiore dedizione al lavoro con i rapporti. Ho un tema con i bambini anche, se ve la devo dire tutta. Se siete genitori, ho come l'idea che cambierete attitudine nei confronti dei vostri figli. È come se vi rendeste conto degli insegnamenti. Dire tossici non mi piace, perché diciamo gli insegnamenti poco sani, acquisiti, magari voi vi hanno educato in un certo modo e state semplicemente riperpetuando quello stile educazionale forse spagnolo, va bene, educativo, senza chiedervi se realmente è funzionale, se si potrebbe fare diversamente magari. Io ho come l'idea che, che sì, potreste in qualche modo cambiare modo di porvi nei confronti dei figli, modo di educarli anche. E poi un'altra cosa che mi sento di dirvi è che avete bisogno di lavorare sul vostro aspetto fisico. Cioè è come se qui le carte vi dicessero che è ora di prendersi più cura di voi stessi. Il corpo è un tempio, bisogna prendersi cura con l'alimentazione, quindi da dentro, e anche diciamo da fuori, con la parte se vogliamo estetica. Chiaro, non bisogna essere schiavi né di uno né dell'altro, però è come se mi parlano, ho proprio sentito personal stylist, quindi potrebbe essere utile per voi affidarvi a uno specialista del settore e farvi rifare un po' l'immagine, perché quando si parla di un nuovo capitolo della vita può essere anche a livello personale. Vi dicevo che qui con la carta degli amanti si tratta di una vibrazione di amore che può essere sì per qualcun altro, ma anche per noi stessi, quindi coltivare e lavorare l'amor proprio. Spero che questo messaggio vi risuoni, fatemelo poi sapere nei commenti. E comunque, ragazzi, per quello che riguarda le relazioni romantiche, prossimamente pubblicherò una lettura specifica per il mese di febbraio, quindi se non la volete perdere potete iscrivervi e attivare la campanella. Bene. Quante? No, 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 troppe. Scegliamone una da queste. Ok, abbiamo già selezionato, sono 3. Allora, autocompassione. Oggi mi tratto con amorevole gentilezza. Parlatevi bene, non sgridatevi troppo, siate compassionevoli. Carta numero 31. Poi abbiamo carta numero 7 e qui, guardate, mi casca l'occhio su queste due carte. Vi consigliano proprio di lasciar andare le cose che non vi servono. Possono essere vibrazioni negativi, vuoti emotivi, piuttosto che credenze limitanti o forme pensiero. E poi abbiamo la carta numero 14 e vi invita a risvegliare il flusso della dea che è in voi. La dea, in questo caso, anche se siete uomini, si parla del divino femminile. Tutti abbiamo divino maschile e divino femminile all'interno di noi, ok? E perché le cose funzionino dovrebbero essere in equilibrio. Nel momento in cui noi reprimiamo una di queste due parti, si trasforma in zona d'ombra e poi va lavorata, perché è quello che ci blocca nell'andare avanti nella vita. Ma questi sono temi che tratto nella sezione degli abbonati in modo molto più approfondito, quindi se volete approfondire potete abbonarvi e se ancora non siete convinti potete comunque entrare nelle playlist con le copertine lilla e rendervi conto dei temi che vado via via trattando. Allora, qui abbiamo analizza le tue questioni in sospeso. Lezione di oggi. Scegli una situazione in sospeso,
può essere relazionata con una persona o con un compito e fai qualche cosa per porre fine a questa situazione pendente, in sospeso. Se sei incapace, avrai identificato una grande fuga di potere e un grave blocco per la tua guarigione. L'obiettivo? Cerca di capire che tutte le esperienze possono sommare o togliere, o fermare, mi verrebbe da dire. Ritira mi viene da dire il disordine, scombro sì, le cose in disordine, le cose che non servono. Lezione di oggi. Dedicati alla pulizia psichica, eccolo qui che lo vediamo, le credenze limitanti. Quanti detriti accumuli nel tuo campo energetico? Questi detriti sono generati dall'irritazione, dallo stress, dalle questioni in sospeso e le tossine mentali e emozionali. Ti distraggono e ti tolgono potere durante il tuo processo curativo. L'obiettivo: disfati dei pensamenti e delle emozioni non necessarie. E ce l'abbiamo qui, ve l'ho detto prima, pensieri e emozioni. La parte emotiva ha un vuoto, mentre la parte mentale ha bisogno di stare più tranquilla in un certo senso, di lasciare andare appunto queste credenze limitanti che, se ci fate caso, creano come una sorta di gabbia davanti alla persona. Davanti, ok? Perché è proprio quello che non fa andare avanti. Wow, bellissima lettura, amici della bilancia, devo dire. Niente, aspetto di leggere i commenti, sono proprio curiosa. Per il resto, se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se avete piacere potete anche iniziare un percorso di crescita con me scrivendomi un'email, oppure, come vi ho anticipato prima, potete abbonarvi al canale. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!